Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare la mini bag velvet che vi ho mostrato già in anteprima su Instagram e finalmente abbiamo anche il tutorial. Ho realizzato questa borsa con la novità in casa Borgo dei Pazzi, ovvero il nuovo filato Inda Velvet che io chiamo effetto peluche, però comunque è un effetto ciniglia vellutato, veramente bellissimo, che dà proprio alla borsa e comunque alle creazioni in generale un effetto peluche secondo me. Io l'ho lavorato insieme al cornino Inda Slim, ma può essere tranquillamente lavorato da solo. Lo vedremo comunque in azione nel tutorial di oggi. Borsetta veramente molto semplice, facile e soprattutto veloce. È un progetto adatto anche alle principianti, anche se non sembra, ma è veramente molto semplice perché vi ho messo anche lo schema scritto, comunque vedrete tutto durante il tutorial. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo, ovvero che comprende tutto il materiale necessario per realizzare la borsa. Gli uncinetti non sono inclusi. Trovate il link nel box informazioni, lo trovate sul sito gomitoli.com ed è disponibile un codice sconto del 30% valido fino a domenica 15 settembre compreso. Trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso. Ora non mi dilungo più di tanto, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsetta e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Nel kit troverete una rocca di Inda Slim e una rocca di Inda Velvet, un manico in catena con moschettoni, 2 ponticelli, una chiusura a girello. Utilizzerò l'uncinetto 5,5 ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Realizziamo i nostri pannelli, andremo ad unire Inda Slim con filato velvet ed utilizzerò l'uncinetto 5,5, ma potete utilizzare anche un uncinetto più grande o più piccolo in base alla vostra mano di lavorazione. Li uniamo insieme in questo modo e partiamo facendo un cerchio magico. In questo modo incrociamo i fili, inseriamo l'uncinetto all'interno, prendiamo il filo, lo portiamo all'esterno e blocchiamo il tutto con una catenella. In questo modo facciamo altre 2 catenelle per un totale di 3 per sostituire la prima maglia alta del giro. A queste 3 catenelle aggiungeremo 10 maglie alte lavorate tutte all'interno di questo cerchio, quindi carichiamo il filo, inseriamo l'uncinetto all'interno dell'anello che abbiamo creato e andiamo a lavorare una maglia alta. Questa sarà la prima delle 10 che dobbiamo fare, quindi continuiamo lavorando le altre 9 maglie alte sempre all'interno del cerchio. Ok, lavorata l'ultima maglia alta, andiamo a chiudere il cerchio magico, quindi tiriamo questi 2 fili qui e andiamo a stringere il cerchio in questo modo. Da questo momento in poi non lavorerò più la maglia alta ma la mezza maglia alta, quindi volto il lavoro, non faccio la catenella per girare, così tengo il bordo pulito anche se di per sé resta abbastanza pulito e nascosto perché comunque c'è il filato effetto peluche che camuffa tutto. Io capisco che per voi sarà difficoltoso vedere i passaggi, quindi per
mostrarvi tutti i passaggi della lavorazione del pannello utilizzerò il cornino Inda così da farvi vedere al meglio i passaggi. Comunque l'effetto è questo, come potete vedere. Ho fatto questo primo passaggio per mostrarvi l'effetto, ma comunque l'avrete visto ed apprezzato all'inizio del video, quindi passiamo all'altro filato così potrete vedere meglio tutti i passaggi. Ok, ho ricreato lo stesso procedimento con il cornino Inda. Ovviamente ho cambiato uncinetto perché per questo filato occorre un uncinetto più piccolo, però voi fate riferimento alle misure che vi lascerò per quanto riguarda la lavorazione con Inda Slim e Velvet lavorati insieme. Questo è solo per mostrarvi i passaggi in modo chiaro. Quindi, come vi avevo detto, voltiamo il lavoro, non faccio la catenella per girare, per tenere il bordo pulito, inserisco l'uncinetto nel primo punto disponibile e lavoro una maglia bassa. Entro in questa solina e lavoro un'altra maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, quindi alzare il lavoro. All'interno di questo punto vado a lavorare una mezza maglia alta e procederò lavorando 2 mezze maglie alte in ogni punto sottostante, quindi andrò a raddoppiare i punti, a fare un aumento in ogni punto. Quindi punto successivo, una mezza maglia alta ed un'altra mezza maglia alta. Punto successivo, un altro aumento e così via per tutti i punti disponibili. Bene, ho terminato il giro, questo sarà il risultato della lavorazione originale. Ovviamente mi sto portando avanti il pannello che mi occorre per la lavorazione della borsa. Ora passiamo al giro successivo, ma sarà molto semplice, in quanto dobbiamo semplicemente andare ad incrementare di una maglia tra un aumento e l'altro, come facciamo quando lavoriamo in tondo. Quindi voltiamo il lavoro, facciamo sempre le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta o mezza maglia alta. Lavoriamo una mezza maglia alta nello stesso punto, quindi abbiamo fatto il primo aumento. Ora nel punto successivo lavoriamo una mezza maglia alta singola. Nel punto successivo lavoriamo un aumento, quindi andremo ad alternare un aumento ed una mezza maglia alta singola per tutto il giro. Risultato finale di questo giro, risultato sul pannello originale della lavorazione. A questo punto non dovremo fare altro che continuare in questo modo, quindi andremo ad alternare aumenti con mezze maglie alte per tutti i prossimi giri. Io dopo vi metterò anche lo schema scritto, vi scrivo lo schema con tutti con il numero di punti per ogni giro, così non vi sbagliate. Quindi nel prossimo giro non dovremo fare altro che ovviamente lavorare il primo aumento nel primo punto, sostituiamo sempre la prima maglia alta con le 2 maglie basse, ma se preferite potete anche lavorare le 3 catenelle, la maglia bassa con le 2 catenelle, come siete abituate. Quindi lavoro una mezza maglia alta nello stesso punto, poi procedo lavorando una mezza maglia alta nei 2 punti successivi, perché dobbiamo andare ad incrementare di una maglia tra un aumento e l'altro. Quindi nel giro precedente ne abbiamo lavorata una e in questo giro ne lavoreremo 2. Dopodiché un altro aumento, quindi
2 mezze maglie alte nello stesso punto e poi di nuovo una mezza maglia alta nei 2 punti successivi e procederemo così per tutto il giro. Terminato anche questo giro, questo è il risultato sul pannello originale, quindi a questo punto io direi di lasciarvi continuare da sole, tanto comunque nella clip successiva troverete lo schema scritto di tutti i giri di lavorazione, ovviamente partendo dal cerchio magico fino all'ultimo giro, ma i passaggi sono molto semplici come avrete visto. Ad ogni giro va aggiunta una mezza maglia alta tra un aumento e l'altro, quindi il procedimento è veramente molto semplice, lo abbiamo visto finora e sarà da ripetere per tutti i giri di lavorazione che troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri del pannello originale, quindi di questo, non di questo. Ma come vi ho detto nella clip successiva trovate anche lo schema scritto. Ovviamente se avete qualche dubbio, qualche domanda lasciate un commento qui in basso e cercherò di rispondervi quanto prima. Quindi terminiamo la lavorazione del pannello e poi ci rivediamo per continuare. Ho lavorato tutti i miei giri, ho raggiunto una misura non molto grande, 23 cm. Comunque se volete farla più grande vi basterà aumentare il numero di giri. Quindi a questo punto, una volta lavorati tutti i giri di aumenti, andiamo a lavorare un ultimo giro senza aumenti, quindi lavorando i punti come si presentano. Lo faremo a maglia alta, quindi ho voltato il lavoro, sostituisco la prima maglia alta con le 2 maglie basse una sopra l'altra e poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Questo farà sì che il bordo tenderà ad andare verso l'interno e creeremo anche un po' di profondità senza lavorare il giro borsa. Quindi procedo, punto l'uncinetto nel punto successivo e lavoro una maglia alta. Farò questo per tutto il giro. Terminato tutto il giro possiamo tagliare il filo, bloccarlo tra le maglie e ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro pannello. Ci tengo a precisare che se non vi trovate con il numero di giri, può capitare che non vi trovate, seguite sempre la misura in centimetri, quindi se magari avete lavorato tutti i giri ma non raggiungete la misura, incrementate i giri fino a raggiungere la misura in centimetri. Fate riferimento sempre alla misura in centimetri e non tanto al numero di giri ni punti. I centimetri sono quelli più importanti, infatti ve li lascio apposta. Quindi lavoriamo l'altro pannello e poi vediamo come andare ad assemblare il tutto. Una volta lavorati entrambi i pannelli li andiamo a posizionare rovescio contro rovescio. Io ho fissato già la prima punta, l'altra la fissiamo insieme, comunque mettiamo un marcapunti nel primo punto che abbiamo qui e nel primo punto dell'altro pannello, così li fissiamo insieme e possiamo partire con la cucitura che farò solo con il filato velvet. Quindi con questo pelosetto mi ritaglio un po' di filo e con l'ago da lana vado a cucire punto per punto i 2 pannelli insieme. Quindi vado a fissare innanzitutto il filo all'interno del pannello, lo faccio uscire dal primo punto
e poi prenderò solo le asoline esterne. Voi ora farete fatica a vedere perché comunque dalla camera non si vede, però avendo il lavoro davanti riuscite a capire benissimo le asoline da prendere. Quindi entro nella metà catenella esterna del primo pannello e nella metà catenella esterna del secondo, in questo modo tiro il filo ed ovviamente faccio una doppia passata, quindi rientro negli stessi punti. Dopodiché passo al punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna del primo pannello e la metà catenella esterna del secondo pannello, in questo modo, e tiro e continuerò in questo modo fino a cucire tutto il pannello, cioè i pannelli insieme. Anche nell'ultimo punto, come nel primo, facciamo una doppia passata, dopodiché si va a bloccare il filo all'interno Questo è il risultato provvisorio, ora dobbiamo occuparci della chiusura. Riprendiamo gli stessi filati che andremo a lavorare insieme, facciamo il cappietto iniziale, stesso uncinetto e andiamo a lavorare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, in questo modo. Ora torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa ed una maglia bassa anche nelle 2 catenelle successive. In questo modo, ora avvolto il lavoro, non faccio la catenella per girare e proseguirò lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Non faccio la catenella ma continuo lavorando a maglia bassa normalmente. Ho lavorato 16 righe che corrispondono a 13 cm. A questo punto devo andare a creare la parte che ospiterà la chiusura, ovvero questa parte qui. Ora io vi darò indicazioni per il progetto che sto lavorando e quindi in base al filato che sto utilizzando. Non vi so dare indicazioni per tutte le tipologie di filato, ma calcolate che comunque dovete creare uno spazio apposito per la chiusura che avete a disposizione. Quindi lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, più una che sarà quella di separazione, quindi quella che va a sostituire la maglia centrale. Poi carico il filo 3 volte sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nell'ultimo punto ed inizio a chiudere le maglie 2 per volta. 1, 2, 3 e 4. In questo modo faccio la prova, vedo se lo spazio che ho lasciato va bene per la chiusura che ho. Direi che va benissimo, quindi procedo in questo modo, lavoro almeno altre 2 righe a maglia bassa, quindi punto l'uncinetto in questo punto che ho appena lavorato e lavoro una maglia bassa, lavoro una maglia bassa nella catenella che abbiamo lavorato
e una maglia bassa nel punto successivo, quindi dobbiamo riottenere le 3 maglie basse di base in questo modo. Lavoro un'altra riga a maglia bassa, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. In questo modo a questo punto posso tagliare il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. Ora non resta che andare ad applicare la chiusura, quindi posiziono la chiusura in questo modo, devo far fuoriuscire tutti i fori che mi occorrono per avvitare poi l'altra parte. Vado a posizionare questa parte al di sopra, ho già posizionato le viti. E vado a fissare il tutto. Questo sarà il risultato. Ora, sempre con il filato pelosetto come abbiamo fatto per i pannelli, andiamo a cucire la fascetta sul retro della borsa. Dunque io la vado a cucire più o meno a questa altezza, quindi calcolate dalla parte centrale a 6 cm, quindi ho il bordo a 6 cm dalla parte centrale, proprio da qui. Fisso il filo, lo posso fare anche all'esterno, tanto non si vede nulla assolutamente con questo filato. Faccio passare un po' il filo tra le maglie, così lo blocco per bene. Poi inizio la mia cucitura, quindi vado a prendere sia le asoline che ho qui sul pannello, sia le asoline che ho lungo il bordo della fascetta. Non preoccupatevi di fare cucitura perfetta, perché tanto con questo filo non si vede nulla. Ovviamente se state utilizzando un filato diverso sarà diverso. Terminata la cucitura, blocchiamo come sempre il filo facendolo passare tra le maglie. Ora dobbiamo applicare l'altra parte della chiusura, ovvero il girello, alle sue alette, quindi andiamo semplicemente a farlo passare attraverso la lavorazione, poi successivamente possiamo nasconderlo facendo un piccolo rettangolino con lo stesso filato e andarlo poi a cucire all'interno per coprire le alette. Non vado a fare nessun calcolo, ma vado a posizionare il girello esattamente sulla parte centrale più alta del pannello, quindi lo faccio, quindi lo inserisco proprio qui. Ovviamente in verticale, perché abbiamo posizionato la chiusura in verticale. Facciamo passare le alette all'interno in questo modo, mettiamo la griglietta e poi andiamo a piegare le alette verso l'interno. Possiamo aiutarci anche con una pinza. Abbiamo posizionato anche la nostra chiusura, non ci resta che andare ad applicare i ponticelli sui laterali con il manico. Se per voi risulta un po' troppo corto, potete aggiungere un segmento di catena su entrambi i lati per renderlo più lungo, oppure creare una lavorazione ad uncinetto. Andiamo ad applicare i ponticelli esattamente come abbiamo fatto per la chiusura. Ecco qua, applichiamo il manico con i suoi moschettoni in modo molto pratico. Ed ecco qua la nostra borsetta
pronta. Una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Sono super soddisfatta. È un modello che comunque si è già visto, però ho cercato di fare qualche modifica, ma soprattutto utilizzare questo filato strepitoso che vi consiglio assolutamente di provare. Trovate il link nel box informazioni qui in basso, il link del kit materiali completo insieme al codice sconto del 30% che è valido fino a domenica 15 settembre. Trovate le info sia qui che nel box informazioni qui in basso. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, spero che lo realizzerete. Se la realizzerete mandatemi le foto su Instagram così potrò condividerle nelle mie storie. Ovviamente seguitemi sui miei social per vedere le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!